Madrid, una capitale vibrante, un mix di storia e modernità, famosa per il suo triangolo dell'arte, la vivace vita notturna, l'atmosfera di convivialità e libertà, simboleggiata dall'orso e dal corbezzolo di Puerta del Sol. Quest'oggi ci troviamo nel quartiere La Latina, lungo la Ribera del Curtidores, famosa per il Rastro, il mercato più famoso di Madrid, in attività dal 1740. 400 anni di storia, dove si possono trovare varietà di articoli, prelibatezze uniche e di antiquariato, avvolti da un'atmosfera vivace per le vie del quartiere, che appare immenso ai nostri occhi, che si dispiega nelle sue strade, ognuna con zone specifiche. La strada dei pittori, dei libri, del vintage, esoterico, eco-green e prodotti da luoghi remoti ed esotici. È importante sottolineare che il Rastro è aperto solo la domenica, incluso i giorni festivi. Il nome Rastro deriva dalle tracce di sangue lasciate sul selciato, quando la carne veniva trasportata e conciata in questo luogo. A questo punto una domanda viene spontanea. Della Madrid più autentica, che cosa rimane? In prossimità del mercato del Rastro ci imbattiamo in Plaza Tirso de Molina con l'omonima taverna che combina tradizione e modernità in uno spazio ispirato dall'arte bohemienne della Belle Époque, dove ogni specialità ha qualcosa da raccontare di questo quartiere. Il barrio della Latina racconta la storia della Madrid di un tempo, però a colori, con il teatro Apollo, i murales racchiusi da balconi e finestre e vecchie caffetterie tapas. La storia della Toreada non manca in Calle de Maison de Paredes, con la storica taverna Antonio Sánchez. La taverna aprì le sue porte nel 1830, durante il regno di Ferdinando VII, con il nome Taberna de Álvaro de la Virgen, punto d'incontro per locali, lavoratori e viaggiatori che cercavano un luogo accogliente per gustare buona carne e vino tinto. Nel 1884 il torero Antonio Sánchez Ruiz acquistò il locale. Da quel momento in poi la taverna prese il suo nome attuale e divenne un punto di riferimento per gli appassionati di tori e letteratura. Sotto la direzione di Sánchez, il locale è diventato famoso per le riunioni di corrida e per essere un luogo frequentato da figure della cultura madrilena, come scrittori, giornalisti e artisti. Nada, es una foto que la donaron aquí y aquí está Manolete y el cómico mexicano Cantinflas. La taberna Antonio Sánchez non solo si è distinta per il suo rapporto con la corrida, ma anche per il suo forte legame con la letteratura spagnola. È menzionata in opere di autori come Ramón María del Valle Inclán, che l'ha inclusa nel suo romanzo Luces de Bohemia. Questo fatto ha consolidato il suo posto nella cultura popolare di Madrid, rifugio ideale bohemien, dicevamo, per pensatori, artisti e turisti curiosi, tra un bicchiere di vino tinto e una birra ben tirata. Tra le tante particolarità del quartiere La Latina, anche un fornitissimo negozio di varie qualità di riso, spezie e ingredienti per un pasto salutare, proveniente da tutto il mondo. Veramente una scoperta interessante da aggiungere alla vostra lista. Il Rastro nel barrio La Latina di Madrid non è solo un'attrazione domenicale per turisti, alla ricerca di oggetti antichi, bestiario economico di ogni tipo, macchine fotografiche, giocattoli, bracciali femminili. Libri, pubblicazioni rare. Pellicce, antiquariato etnico,
artisti all'opera e tanto altro. Il Rastro è l'anima di Madrid, quella vera, un po' provinciale, senza grandi pretese, oltremodo informale, per essere capitale. Non fa sfoggio di eleganza e pretese aristocratiche, come il lussuoso barrio di Salamanca, ma sprizza umanità, genuina vitalità, piazza dopo piazza, strada dopo strada. Fregiandosi di essere il cuore del barrio La Latina, che assieme al confinante barrio di Lavapiés sono le sentinelle della Madrid che fu, la Madrid che non si arrende, conservando l'immagine più autentica e senza tempo di splendida capitale dai 1000 volti. In Plaza General Barra del Rey è di scena in diretta l'arte creativa al Somonte Painting Studio Gallery con Richard Somonte. Para YouTube, ¿cuál es tu nombre? Richard Somonte. E Beatriz Bouillon, direttrice artistica e sua compagna di vita. Beatriz Bouillon. No, no pinto, no. Solo Richard. Solo Richard. Sì. Assistiamo ad un coinvolgente happening di pittura. A prendere forma sulla tela il ritratto del più grande toreador del mondo, Manolete, all'anagrafe Manuel Rodríguez Sánchez. La tecnica pittorica è il puntillismo, una infinità di tocchetti di colore in punta di pennello, che come pixel delineano i lineamenti del volto, oltremodo somigliante. Di fianco al cavalletto la foto originale di Manolete con Lupe Sino, i protagonisti di una appassionante e tragica storia d'amore e di vita. Lei, l'avvenente attrice conosciuta al Night e il Cicote, ancora in attività e del quale parleremo in un prossimo servizio, tappa obbligata per star del cinema e toreador. Eccolo Manolete, dallo sguardo profondo e malinconico, quasi presagire l'incidente mortale nella Plaza de Toros di Linares. A Richard Somonte il merito di sensibile artista di riportare in vita e celebrare su tela il grande dell'arte di torear, con un imprinted elegante e fiero. Simpatia, ospitalità, qualità sono di casa al Clovy, in Calle de López Silva. Al contempo laboratorio, showroom, opere grafiche, restauro, disegno, foto d'arte. Una incredibile offerta nel segno della creatività e buon gusto, reso possibile da 4 ragazze alle quali non fa difetto l'originalità. Difficile uscire senza non aver comprato qualcosa. A fare gli onori di casa la direttrice, che ci racconta a parole sue che cos'è Clovy. Me llamo Laura, estamos en la calle López Silva número 3. Pues este es un espacio que compartimos entre 4 personas. Llevamos ya un montón de tiempo aquí en el barrio, cerca de 15 años. Estamos siempre todas en contacto. Algunas de las compañeras dan clase, otras venimos solo a trabajar, a hacer nuestras cosas. Muchas cosas preciosas. Muchísimas gracias. ¿La técnica? Aquí hay un montón de técnicas. Hay una compañera que se dedica sobre todo al grabado, otra al bordado y restauración de muebles, otra sobre todo cose. Yo hago dibujos, pero realmente el estar todas juntas hace que al final nos estemos alimentando constantemente. Me gusta seguir investigando y aprendiendo sobre diferentes técnicas, así que voy un poco picoteando de todo. Al Rastro l'Africa non manca,
tappa imprescindibile dell'arte etnica e non solo. È Curiosidades y Arte Tribal, aperta al pubblico anche in settimana. Ad accoglierci José Antonio Álvarez Sánchez, in calle Carlos Arniches. Per la gioia degli occhi una miriade di opere di impronta tribale e gioielli un po' per tutte le tasche. Maschere cerimoniali in mogano e pregiati legni africani, assieme ad eleganti figure femminili e soggetti per rituali magici e faunistici. Che dire inoltre delle slanciate e intriganti figure vestite elegantemente con cappello, come in un giorno di festa, con giacche colorate a soggetti floreali, da sembrare veri e muoversi con eleganza da un momento all'altro. Solo un particolare: sono di legno. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto una diversa prospettiva di questi luoghi e che vi stimolino a viverli di persona. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se siete nuovi sul canale attivando la campanellina delle notifiche per ricevere tutti i nostri nuovi video, per noi significa tanto, e noi ci vediamo nel prossimo video, a breve, continuando la scoperta della Madrid meno conosciuta. A presto!